Andiamo a confrontare queste due chitarre, Earth EGLP 610 e Harley Benton SC Custom 3. Sono due chitarre molto buone, molto belle. Questa ce l'ho da 2 o 3 settimane, mentre questa ce l'ho da qualche mese, insomma, per cui sono due chitarre che ho suonato. Sono due chitarre molto simili, dicevo, perché hanno questa caratteristica di avere il corpo molto più sottile rispetto a una Gibson Les Paul, e per cui soprattutto la Harley Benton immagino si rifaccia non a una Gibson ma a una LTD, la 256 o la LTD 1000, che praticamente è identica, insomma ha anche la possibilità del push-pull che Earth non ha. La sostanziale differenza, ce ne sono abbastanza fra le due chitarre, ma la sostanziale differenza sono i pick-up. Questa ha degli Alnico 5, questa ha degli Alnico 2. Questi sono dei Tesla molto buoni e questi sono degli Alnico 2 della Earth che si fa fare appositamente per lei. Allora, andiamo prima a dargli un'ascoltata a questi pick-up. 30 secondi per chiedervi, se già non lo siete, di iscrivervi al mio canale, mi date una grandissima e grossa mano, cresciamo assieme, posso portare sempre cose nuove alla vostra attenzione. Vi ringrazio e poi se schiacciate la campanella resterete sempre aggiornati e avvisati all'uscita di nuovi video. Grazie veramente di cuore, grazie mille. Ecco, avete sentito che fra Alnico 5 e Alnico 2 una leggera differenza c'è, soprattutto nell'output e nella gestione delle frequenze basse. Gli Alnico 2 sono più chiari, più definiti, mentre gli Alnico 5 hanno più basse e un po' meno definizione, non molta. Dopo va a gusti, dipende, insomma, ditemi voi cosa preferite. Come differenze fra queste chitarre ce ne sono altre, ci sono anche i legni utilizzati. Harley Benton usa il Meranti, che è un sostituto del mogano, mentre Earth usa Okume, che anch'esso è un sostituto del mogano. L'Okume è tostato, sia il corpo che il manico. La finitura di questa Earth è satinata, molto bella, e il top è arcuato, mentre la Harley Benton ha il top anch'essa leggermente arcuato, ma non tanto quanto la Earth, e ha un top, sì, un foglio d'acero molto evidente e bello.
Ecco, la tastiera è in palissandro in entrambe le chitarre, entrambe poi hanno i tasti in acciaio. Parlando del palissandro, il palissandro della Earth mi sembra veramente molto più bello di quello della Harley Benton. Non so se si nota dalla telecamera, però quello dell'Harley Benton è nero, sembra quasi ebano, ma però è palissandro, che almeno scrivono, mentre quello della Earth è molto più chiaro, più marroncino e si vedono le venature del legno, mentre nel Harley Benton non si vede nulla, è tutto nero, come fosse ebano, ma non è ebano di sicuro e come palissandro non lo so, mi fa venire qualche dubbio, però se dicono che c'è palissandro ci credo, speriamo bene almeno. Ecco, i capotasti, la Earth ce l'ha in osso e la Harley Benton ce l'ha in grafite. Ecco, le meccaniche, nessuna delle due ha meccaniche autobloccanti, la Harley Benton ha le Grover e la Earth ha delle meccaniche Earth. Entrambe vanno molto bene. Ok, andiamo a sentirle adesso veramente un minutino sopra una base musicale. Allora, io continuerei con dei suoni ancora distorti, dei suoni a cui ho tolto la base musicale per qualche secondo per farvele sentire nude e crude. Ecco, poi tiriamo le conclusioni anche sui suoni delle due chitarre. Io finirei questa comparativa con dei suoni distorti, senza base musicale, distorti, le chitarre da sole, ai quali ho messo del delay e del riverbero Hall che dà molta spazialità al suono. Ecco, sono delle improvvisazioni e si nota, però volevo farvi sentire molte cose di queste chitarre, compreso il sustain. Poi lo vediamo anche a fine video, vi metto anche una prova del sustain.
ho cambiato idea, vi faccio sentire adesso il sustain. La Earth ha il corpo in Okume e l'Okume è conosciuto appunto per questa caratteristica di dare più sustain al suono. Vi faccio vedere che nella parte finale del grafico del suono la Earth dura di più. Non sono cose sconvolgenti, però l'Okume in questo caso fa il suo lavoro. Bene, allora, cosa possiamo dire? Queste due chitarre mi piacciono molto entrambe, ma avendo adesso da qualche mese cominciato a ricevere fortunatamente le chitarre da Piazzo Strumenti Musicali o da Gold Music o da altre collaborazioni, tra cui Earth, Bacchus e altre aziende che immagino staranno per arrivare, spero presto, devo fare spazio, non voglio avere 50 chitarre, per cui una di queste due probabilmente se ne andrà e io a questo punto ho scelto di lasciare la Harley Benton e tenermi la Earth. La Earth a mio giudizio ha una versatilità maggiore, è una chitarra che io amo moltissimo il satinato, mentre il manico della Harley Benton è lucido, non è una cosa che mi fa decidere una chitarra per l'altra, ma suonare questa chitarra mi è piaciuto moltissimo, anche perché la Harley Benton ha un manico Slim C e un radius da 14, la Earth ha un manico compound sia per il radius che per la forma qui è a U e qui è a C. Il radius è da 9,5 e da 14, per cui è assolutamente un piacere da suonare. La Earth costa circa 50 euro più della Harley Benton e lì dipende da voi, dal vostro gusto, da come avete sentito queste due chitarre. Ripeto, sono entrambe ottime chitarre. Ecco, io vado con il cuore, primo per gli Alnico 2 di questa chitarra e secondo perché mi trovo molto meglio a suonarla. Questa è una chitarra che va benissimo, è una chitarra che merita molto più successo di quello che sta avendo, perché Harley Benton ha un catalogo sconfinato, però questa merita assolutamente l'acquisto, ve la consiglio veramente. Ecco, ditemi anche voi quale delle due vi è piaciuta di più, se vi sono piaciute entrambe, quale prendereste in caso. Io vi metto il link comunque di entrambe le chitarre, poi vedete voi, andate a vedervi anche le caratteristiche e tutto il resto. Bene, finiamo qui per oggi. Sta arrivando qualcosa di molto interessante. Ci vediamo comunque molto presto come al solito. Ciao a tutti!